La tua pressione è troppo alta e hai bisogno di rimedi per abbassarla? Questo è il video che fa per te. Ciao, sono Alberto Zippo, cultore del benessere, ed oggi analizziamo come contrastare l'ipertensione in maniera naturale. Prima di iniziare, se questi argomenti sono di tuo interesse, iscriviti al canale così da non perderti i prossimi video che pubblicherò. Ora bando alle ciance, volume a palla, partiamo! Per contrastare l'ipertensione arteriosa in maniera naturale vi sono svariate modalità. Alcuni accorgimenti, come il primo che vedremo tra poco, sono sufficienti per fornire un buon risultato. Il primo accorgimento che citerò oggi è quello di evitare una carenza di potassio. Il potassio è l'antagonista primario del sodio, elemento da evitare il più possibile quando si soffre di pressione alta. Ciò che permette al potassio di essere un ottimo alleato per chi soffre di ipertensione è la sua azione di portare acqua all'interno delle cellule. Questo meccanismo è l'esatto opposto di ciò che avviene con un eccesso di sodio. Un adeguato introito di potassio permette di evitare l'accumulo di sodio a livello renale, ma anche di diminuire la pressione sanguigna. Assumere il quantitativo sufficiente di potassio fornisce azione ipotensiva, ma anche diuretica perché contrasta la ritenzione idrica. Per ricevere un buon apporto di potassio vi sono molti alimenti utili. Il primo cibo che amo e reputo saggio assumere regolarmente sono i pistacchi, doverosamente non salati e possibilmente anche non tostati. Un altro alimento utile è certamente l'avocado, ricco di grassi monoinsaturi capaci di abbassare i trigliceridi e di sfiammare l'organismo. Fonte di vitamine e minerali, è ricco anche di potassio e al contempo è povero di sodio, come i pistacchi che citavo poco fa. La frutta e la verdura sono comunque ottime fonti di potassio, essendo povere di sodio. L'importante è non sbucciarle e lavarle rapidamente per non disperdere il potassio contenuto. Se questi cibi vengono bolliti, il potassio si trasferirà nell'acqua di cottura. Al secondo posto abbiamo un altro minerale super fondamentale, sto parlando del magnesio. Non mi dilungherò troppo su questo minerale, visto che ho creato un contenuto specifico che ti consiglio di guardare. Ci tengo solo a ricordare quanto una sua carenza sia nefasta per tutto l'apparato cardiocircolatorio e non solo. Il magnesio rilassa tutta la muscolatura liscia, dunque anche quella dei vasi sanguigni. Di conseguenza, tanto quanto il potassio può ridurre notevolmente la pressione nei soggetti ipertesi. Al terzo posto ho deciso di citare calcio, vitamina D e vitamina K. Strettamente collegati tra di loro, questi tre elementi sono indispensabili per una corretta funzionalità cardiovascolare. Un basso apporto di calcio nella propria dieta porta a pressione alta, ma sappiamo bene che per assorbirlo al meglio non possiamo essere carenti di vitamina D oltre che di magnesio. Susseguentemente, per veicolare il calcio nelle aree idonee è necessario introdurre il giusto quantitativo di vitamina K. Anche in questo caso non mi dilungherò per quanto riguarda vitamina D e vitamina K. Ho realizzato due contenuti specifici per entrambe. Cibi ricchi di calcio che ritengo utili citare sono certamente il cavolo nero, ma anche le crucifere e la rucola. Al quarto posto troviamo un altro nutriente importante, sto parlando della L-arginina. Amminoacido fondamentale nella sintesi dell'ossido nitrico, è un composto utile a rilassare i vasi sanguigni. L'ossido nitrico è infatti utilissimo per abbassare la pressione sanguigna e lo troviamo facilmente all'interno di nocciole e mandorle. Al quinto posto cito un'altra fondamentale introduzione, sto parlando delle fibre. I picchi glicemici sono deleteri per il nostro organismo. Un consumo di cibi ad alto carico glicemico irrigidisce le arterie, aumenta il riassorbimento renale di sodio e acqua, incrementando il volume plasmatico, con conseguente innalzamento della pressione sanguigna. Al contrario, i cibi ricchi di fibre non scatenano questo effetto, essendo degli zuccheri non utilizzabili dall'organismo. Questi polisaccaridi aumentano il volume dell'intestino rallentando l'assimilazione degli zuccheri, impedendo dunque dei picchi glicemici. Per sviscerare al meglio l'argomento fibre servirebbe una puntata specifica. Oggi ci basta sapere che una loro costante introduzione è benefica per chi soffre di ipertensione. Alimenti ricchi di fibre sono le banane, il topinambur, la cicoria, poi abbiamo anche aglio, cipolla, porri, scalogno e avena. Al sesto posto abbiamo un'altra categoria importante, gli acidi grassi omega 3. Del corretto rapporto da mantenere tra acidi grassi omega 3 ed omega 6 ne ho parlato diverse volte.
In questa condizione il livello di infiammazione si abbassa notevolmente e al contempo anche la pressione sanguigna. Gli omega 3 sono noti per ridurre l'aggregabilità piastrinica, evitando dunque coaguli che potrebbero portare ad ictus ed infarti. Al contempo promuovono la dilatazione delle arterie, permettendo un abbassamento della pressione sanguigna. Pesce azzurro e frutta secca sono le migliori fonti. Si ricordi, alcuni tipi di frutta secca sono ricchi anche di L-arginina, di conseguenza non possiamo escluderla dal nostro regime alimentare. Esisterebbero molte altre sostanze valide per ridurre la pressione sanguigna, come ad esempio l'ibisco, di cui mi hai sentito parlare in passato. Ho realizzato anche dei video dedicati al riguardo. Se ti interessano alimenti e sostanze ancora più specifiche, scrivimelo nei commenti, così da valutare se realizzare un ulteriore contenuto. Siamo quasi arrivati in conclusione. Al 7° posto troviamo un altro minerale, lo zinco. Una carenza di zinco, così come di magnesio e potassio, può portare ad ipertensione. Sarebbe saggio dunque non trascurare molluschi e crostacei nel proprio regime alimentare. Per chi è vegano invece si possono sfruttare comodamente semi di zucca e sesamo. All'8° posto troviamo la vitamina C. Anche questa vitamina è indispensabile per una corretta regolazione della pressione sanguigna. È in grado di abbassare notevolmente la pressione, limitando i danni generati dallo stress ossidativo, causa anche di ipertensione. In aggiunta stimola la produzione del collagene, rendendo elastici i vasi sanguigni, riducendo ulteriormente la pressione. Il 9° ed ultimo accorgimento di oggi non è di origine alimentare, sto parlando dell'attività fisica. Pensavi di scamparla questa volta e invece no. L'attività fisica è indispensabile anche per quanto riguarda il mantenimento di una corretta pressione sanguigna. Oltre a contrastare il sovrappeso, nota condizione infiammatoria, permette perfino di ridurre anche la pressione sanguigna. Le attività di tipo aerobico sono generalmente consigliate per chi soffre di ipertensione. Nuotare o fare una camminata di media intensità di 20-30 minuti al giorno è più che benefico, al contrario invece sarebbero da ridurre la pesistica e attività similari. Tutto ciò però non sarà sufficiente per contrastare l'ipertensione. Esistono altri accorgimenti fondamentali che andrebbero adottati, come quelli che ho raccontato in questo contenuto che ti consiglio vivamente di guardare. Spero di esserti stato d'aiuto anche oggi e ci vediamo al prossimo video.